Buongiorno amici! Nel video precedente abbiamo visto come prelevare e conservare le piantine che crescono spontaneamente. Oggi passiamo alla fresatura. Saul, fresando si ferma la crescita delle piantine spontanee? Prelevando e sistemando questo campo, per cui facendo un prelievo delle piantine e tutelandole, girando adesso e non vangando in profondità, cioè appena dando una fresatina, impastando questo materiale, si surriscalda la terra, cioè calore e umidità, e cominceranno a germogliare altre cose, ad esempio tutte le i pomodori. Ora non li vedo, ma anzi, eccoli qua, queste sono piantine di pomodoro. Vedete che queste, che sono molto piccole, adesso sono alte mezzo centimetro, so che sembrerà strano da riconoscere, però se avrò la possibilità oggi di fresare e sistemare il campo, magari lascerò delle piccole isole, cioè veramente dei bolli in cui non passo con la fresa, non passo col materiale. Questi si svilupperanno quando saranno alte 8-10 cm e avrò. Riassumendo, fino a primavera lasci l'orto così com'è, per poter prelevare le piantine da trapiantare che germinano per prime. Poi dai una piccola fresata in maniera tale che quelle che hanno bisogno di più calore possano ancora germinare nonostante la fresatura, e così recuperi altre piantine. Allora, io ho aspettato a fare questa operazione perché capite che io altrimenti avrei dovuto comprare un sacco di piantine. Questo è tutto un regalo della natura ed è un processo assolutamente naturale. E non solo, aspettando questo tempo, che a volte si scalpita, cosa avviene? Che io, prelevando questo materiale vegetale che è utile e il resto girando la terra leggermente, per cui dando una piccola fresata, cosa succede? Che a me si libererà il terreno da tutte le infestanti. Cosa vuol dire? Che prelevo le piantine, do una girata, come vedete adesso c'è tanta erba, perché vuol dire che i semi che c'erano nel terreno, come sono germogliate le cose buone, sono germogliate anche le cose cattive, che in realtà di cattivo non c'è niente, non ci sono erbacce, ci sono erbacce che noi decidiamo che sono erbacce, ma in realtà sono tutte utili. Il terreno è vergine, non contiene semi, per cui io poi andrò a piantumare quello che ho raccolto oppure a ripicchettare ciò che ho seminato nelle vasche da cultura, e io ho un terreno libero da semi e per cui le piantine cresceranno senza competitori. Guardate ad esempio qua quante coste molto belle ci sono, vedete? Vedete come sono belle e vigorose, guardatele qua dentro. Ma guardate qua, questo è il papavero di Thun e guardate quanto vigore ha. Ma queste sono tutte malve. In realtà potrebbe essere anche lasciato così com'è, in forma spontanea, e io avrei comunque una vegetazione e una produzione di ortaggi naturali, perché qui fra poco spunteranno anche cose più estive, che ovviamente è ancora presto per loro perché la temperatura è ancora bassa, e mi permetteranno di raccogliere. Adesso l'operazione è proprio di riordinare per avere, come dire, un terreno dove uno ci può lavorare. Sto dando una fresatina, vedete che non vado in profondità, circa un 10 cm. Non tolgo nemmeno l'erba, lo faccio sul suolo così com'era, per cui sul suolo inerbito, per quello che c'è, delle erbacce, con le piante di ortaggi presenti e con il materiale che c'è, cioè rametti, compostaggio, materiale di pacciamatura, così. Do una fresatina di circa 10 cm, abbastanza leggera, vedete che si scioglie bene, a quel punto lascio tutto dentro, lascerò riposare almeno 1 o 2 giornate,
Poi suddivido lo spazio, nel senso che traccio delle linee dove posso camminare, i camminamenti, magari togliendo la terra con una pala e buttandola sulle aiuole a destra e sinistra, avendo già un'idea di impianto, do un colpo di rastrello ed il terreno è pronto. Restate con noi e alla prossima!